Ciao ragazzi, oggi parliamo di Josef Grolmus, detto il gigante per i volumi esuberanti, uno dei migliori bodybuilder di origini slovacche di sempre. Famoso per le braccia formidabili e il fisico completo, massiccio, simmetrico e definito, a voler essere Pignoli forse un po' carente a livello di polpacci, Josef ha raggiunto l'apice della sua parabola di bodybuilder professionista nella seconda metà degli anni '80, quando, dopo essersi trasferito in Germania, è riuscito a diventare un atleta IFBB professionista e ha partecipato a 2 edizioni del Mister Olympia. Ricordiamo in particolare l'edizione del 1986, quando si classificò al 10° posto, un risultato che molti ritengono inferiore al suo reale valore, forse a causa di dinamiche politiche. Personaggio concreto, introverso e misterioso, avaro di parole ma dotato di un singolare senso dell'umorismo, Josef non amava parlare dei suoi successi, ma lasciava parlare i fatti. La sua è la classica storia del ragazzino magro e allampanato, deriso dai coetanei, che trova nel bodybuilding la propria rivalsa, appassionandosi a questo sport tanto da farne la sua ragione di vita. Dopo essersi ritirato dalle competizioni, Josef è rimasto vicino al mondo dello sport, gestendo insieme alla moglie Ella una palestra a Graben-Neudorf in Germania. Ma la vita di Josef è stata segnata anche da eventi tragici. In particolare la famiglia Grolmus è nota per il tragico destino toccato ai 2 fratelli maggiori di Josef, anch'essi famosi culturisti, Pavel, campione mondiale ed europeo, e Peter, campione di Cecoslovacchia, entrambi assassinati in circostanze misteriose nel 1996. I loro corpi furono ritrovati solo 10 anni dopo, nel 2006. Oggi Josef Grolmus è un personaggio un po' dimenticato, ma a metà degli anni '80, con 100 kg di muscoli distribuiti su circa 1,70 m di statura, era davvero un atleta straordinario, in grado di confrontarsi ad armi pari con i migliori campioni dell'epoca, con una massa muscolare e proporzioni che rivaleggiavano con quelle del massiccio e più famoso Bertil Fox. Purtroppo nel luglio del 2020, a soli 59 anni, il composto e simpatico Josef ci ha lasciati prematuramente. In questo video ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera agonistica. Enjoy! Josef Grolmus nasce il 25 febbraio 1961 a Velké Rybňany, in Slovacchia. Il suo avvicinamento al mondo del bodybuilding avviene nel più classico dei modi. Da ragazzo è magro e allampanato e viene spesso deriso dai suoi coetanei. Poi un giorno, per caso, si imbatte in alcune riviste di bodybuilding. Sfogliandole ne rimane profondamente affascinato, un evento che si rivelerà essere la svolta della sua vita. Insieme ai fratelli Peter e Pavel, che diventeranno anch'essi bodybuilder agonisti, appronta una piccola ma ben attrezzata palestra a casa, dove i 3 ragazzi iniziano ad allenarsi. In seguito prosegue gli studi a Bratislava e comincia ad allenarsi in una palestra locale, dove conosce Ludovic Major, un personaggio di spicco del bodybuilding slovacco che diventa il suo mentore, gli insegna le basi dell'allenamento e dell'alimentazione e lo avvia al mondo del bodybuilding agonistico. Il 23 aprile 1977, a 16 anni, col supporto di Major, Josef debutta con successo nella sua prima gara di bodybuilding, il campionato giovanile slovacco, dove si classifica terzo nella categoria fino a 1,70 m. Galvanizzato dal brillante risultato, Josef decide di continuare con la carriera agonistica. Vuole diventare un campione. Si tuffa negli allenamenti con rinnovato entusiasmo e cresce rapidamente. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1978 e nel 1979 vince i campionati giovanili di Slovacchia e Cecoslovacchia. Nel 1980, a 19 anni, passato nella categoria juniores, conferma la sua posizione di atleta emergente, laureandosi campione di Slovacchia e Cecoslovacchia. A seguire viene invitato a rappresentare la sua nazione ai campionati europei juniores, dove, pur non vincendo, ben figura, cominciando a farsi conoscere nel panorama del bodybuilding internazionale. Nel 1981 difende con successo i suoi titoli nazionali juniores e continua la sua escalation sportiva l'anno seguente, nel 1982, quando si aggiudica il titolo di campione di Slovacchia e Cecoslovacchia non solo come juniores, ma anche nella categoria adulti. Lo stesso anno sarà 13° fra i pesi medio-massimi ai campionati del mondo IFBB. Dopo questa competizione, Josef cerca migliori opportunità e decide di emigrare in Germania, dove trascorrerà il resto della sua vita.
Nel 1984 inizia a gareggiare con i colori tedeschi e comincia la sua scalata ai vertici delle classifiche internazionali. Vince la categoria dei pesi medio-massimi ai campionati europei e ai FBB e si aggiudica la seconda posizione, sempre nei pesi medio-massimi dietro all'emergente Rich Gaspari, ai campionati mondiali IFBB. Infine, nel 1985, il salto di qualità. A Göteborg, in Svezia, si aggiudica il primo posto tra i pesi medio-massimi ai campionati mondiali IFBB, conquistando la Goniata Pro Card. È un sogno che si avvera. Diventato professionista, ha anche modo di conoscere di persona i suoi idoli di sempre, Arnold Schwarzenegger e Franco Columbu. Debutta sul circuito pro IFBB al Mister Olympia del 1986, dove con un peso sui 100 kg, distribuiti su circa 1,70 m di statura, ottiene una prestigiosa 10ª posizione e sono in molti a ritenere che avrebbe potuto essere almeno quinto o sesto. Gareggerà sul circuito pro IFBB fino al 1989, pur senza grandi soddisfazioni. Nel 1987 sarà 15° al Mister Olympia e 7° al Campionato Mondiale Professionisti. Nel 1989 concluderà la carriera professionale partecipando ai Grand Prix di Francia e di Svezia, senza peraltro riuscire ad entrare fra i primi 10 in classifica. Ritiratosi dalla carriera agonistica, Josef è rimasto vicino al mondo dello sport in veste di imprenditore e allenatore, gestendo con la moglie Ella la loro palestra a Graben-Neudorf, in Germania. Personaggio popolare e rispettato nel settore, nel 2009 Grolmus è stato inserito nella Hall of Fame tedesca. Purtroppo Josef morirà il 13 luglio del 2020. Le cause del decesso non sono state rese note. Aveva 59 anni. A sottolineare il triste destino della famiglia Grolmus, riporto che i due fratelli maggiori di Josef, Peter, classe 1955, e Pavel, classe 1957, anch'essi bodybuilder agonisti, scomparvero entrambi nel 1996 in circostanze tragiche e misteriose, in una delle più brutte, oscure e controverse vicende della storia della malavita slovacca. I resti dei loro corpi vennero ritrovati solo 10 anni dopo, nel 2006. In palestra Josef si allenava seguendo le routine ad alto volume in voga all'epoca, nelle quali eseguiva 20-30 serie per gruppo muscolare, suddivise in 4-5 esercizi da 4-5 serie ciascuno. Gli esercizi erano eseguiti in modo piramidale, aumentando il peso serie dopo serie. Cominciava con un set a 15 ripetizioni per scaldarsi bene e proseguiva diminuendo le ripetizioni, per finire con una serie di 6 ripetizioni. Famoso per l'impressionante sviluppo delle braccia, raccontava che secondo lui il fattore più importante nello sviluppo di un fisico di qualità era la simmetria e non aveva mai prestato particolare attenzione all'allenamento delle braccia, che evidentemente rispondevano bene allo stimolo dell'allenamento. Dal punto di vista alimentare, durante la fase di massa, quando intendeva costruire tessuto muscolare, adottava una dieta ad alte proteine e carboidrati, mentre manteneva moderato l'apporto di grassi. Con l'avvicinarsi del giorno della competizione riduceva progressivamente le calorie, abbassando i carboidrati per ridurre il grasso corporeo ai minimi termini. Fra le sue fonti proteiche preferite citava la carne rossa e le uova, che, se necessario, integrava con proteine in polvere. Riteneva fondamentali l'approccio mentale, la determinazione e la passione. Al riguardo affermava: «Sai cosa distingue un bodybuilder di alto livello dagli altri? L'obiettivo che vuole raggiungere e il percorso per raggiungerlo. Tutto inizia e finisce nella testa. Ho fatto bodybuilding perché volevo, non mi sono imposto nulla. E adesso godiamoci una bella routine dal lontano 1986 che ci mostra Josef in coppia con Gunti Fröder.
Riassumendo, Josef Grolmus è stato un grande atleta degli anni '80, uno dei migliori esponenti della scuola slovacca, che vanta campioni del calibro di Pavol Jablonský e Jaroslav Horváth. Massiccio, scolpito e simmetrico, Grolmus era un atleta completo, in grado di reggere il confronto diretto coi migliori campioni della sua epoca. Senza speculare troppo, viene da chiedersi chissà quali risultati agonistici avrebbe potuto raggiungere se solo fosse nato negli Stati Uniti. Dispiace per la sua prematura dipartita, di cui non ci è dato conoscere le ragioni. Noi lo ricordiamo per l'atleta riservato e il grande campione che è stato, un personaggio oggi dimenticato ma di grande valore, un atleta che ha scritto alcuni bei capitoli della storia del bodybuilding e riteniamo valga la pena di annoverare nella lista dei migliori campioni di sempre. Ciao, alla prossima!